miseria, è troppo basso. Che belle labbra. Allora ragazzi, bentornati sul canale e quest'oggi finalmente arriviamo a parlare di un pezzo per la sicurezza. Questo qua dietro non si vede e non importa. Quest'oggi sarò come il baffo. No, sì! Incredibile! Qui trovate subito due cose, vi state chiedendo. Il che c'entra la sicurezza con l'alcol e lo Scottex? Aspettateci, pian piano ci arriviamo a tutto. L'avete visto nell'unboxing qualche settimana fa, poi ci sono stati svariati problemi, quindi questo video è arrivato dopo tantissimo tempo e molto più tardi di quello che pensavamo. Questo non è il punto fondamentale, ci sono sempre le ombre, siamo tre. Tidin. Vi ricordate l'unboxing? Sono arrivati gli adesivi di Thunder Effect. Facciamo un passo indietro. Io qualche tempo fa per G30 avevo comprato queste ciofeche qua. Poi dopo le ho spacchettate, le ho viste un pochino e ho deciso di non metterle. Eccole qua. Io le ho viste e sinceramente non me la sono sentita di metterle. Costano pochissimo e quindi mi sono rifiutato. Quando loro ci hanno contattato per dirci che avevano intenzione di fare un kit per i nostri monopattini fatto come si deve, io ho gridato al miracolo. Sicuramente roba costruita, progettata e fatta in Italia è un'altra cosa, ragazzi. Adesso vi faccio vedere, noi li abbiamo sia per G30 che per M365. Questa è un'altra. Lasciamo perdere, facciamo una cosa, queste qui, chi li vuol vincere, mi raccomando, commenti sotto al video ciofeca. Via. Quest'oggi andremo a vedere che risultato danno loro. Innanzitutto, perché questi sono meglio? Spostiamo un pochino il futuro elettrico, si vede? Sì, questo lo spostiamo un pochino qua, questo anche. 4.000 iscritti, anzi dobbiamo dire Tommy 3D, dobbiamo aggiornare perché siamo arrivati a 6.000, 6.006. Adesso facciamo una cosa, accendiamo il computer e vi faccio vedere la scelta, la varietà che c'è per Thunder Effect. Oltre ad esserci tanta qualità, c'è tanta scelta. E perché vi stavo dicendo che infatti quest'oggi tratteremo la sicurezza? Proprio per questo, perché avere un monopattino unico vi permette di ritrovarlo in mezzo ad altri 100. Eccolo qua. In alto potete vedere i monopattini. Perché non solo G30, come faremo oggi, è possibile personalizzare con questi adesivi. Tutta la serie ES, ES1, ES2, ES4, credo anche ES3, è possibile personalizzarla. In più c'è M365 Pro, Mantis, G30 e N10 di Kingsong. Anzi, Kingsong, quando hai voglia, noi siamo pronti per recensire i vostri prodotti. Vi dà anche la possibilità di fare anche dei buoni regalo. Tutte le fidanzate che hanno il proprio compagno che ama il monopattino, non sanno che cosa regalare, Thunder Effect potrebbe essere un buon regalo, un pensierino, dai, mettiamola così. Richiedi un nuovo kit. Dal di qua, se avete un monopattino nello specifico che non è tra questi, che però volete personalizzare, qui potete fare la richiesta, potete dire io ho il Pinco Pallino, potete fare la richiesta per un nuovo kit. Torniamo indietro, scendendo riuscite a trovare qualche skin già predefinita e quelle che sono in offerta. Infatti qua sotto potete vedere c'è, allora, quello per G30, eccolo qui, eccolo qua. Qua vi danno tutte le cose che potete trovare in offerta, però noi vogliamo fare una cosa ancora più personalizzata. Non abbiamo voglia di prendere della roba che è in offerta e che quindi magari tutti potrebbero avere. Bella questa! Non c'era questa. Questa grigia è stupenda. Le fantasie le trovate subito. Se voi volete una fantasia in particolare, come per esempio a me piace molto questa qua, la Cube Illusion Full Skin. Secondo me è bellissima. Anzi, adesso devo chiedergli se ce lo fanno avere per il Mantis, perché secondo me è stupenda. Questa qui è la versione standard, la versione base. Qua possiamo decidere se rifrangente o non rifrangente. Altra cosa che per la sicurezza è fondamentale, perché le pellicole rifrangenti vi danno una visibilità in notturna che nessuna luce vi potrà mai dare. E questa è una di quelle cose da tenere in conto. Mettiamo rifrangente subito. Poi dopo, oltre all'andare a scegliere la skin, che potrebbe essere una di queste qui, potreste andare anche a modificare i colori.
fa vedere che cosa vi arriva, cioè vi fa vedere che la parte grande è il numero 1, quindi cos'è il numero 1? È lo stelo. Queste due parti con queste due asole sono il numero 2, è la parte bassa, che sarà quella lì che andrà a coprire tutta la pedana bassa. Qua sopra riuscite a vedere qualsiasi parte. Adesso facciamo una cosa, prendiamo il nostro bel monopattino e partiamo. Mi raccomando, questo è uno degli elementi fondamentali per far sì che gli sticker siano messi in maniera ottimale. Sgomberiamo un pochino la scrivania e andiamo a montarlo. Lasciateci qualche mi piace se vi interessa, mando alle ciance e partiamo. Innanzitutto io per fare una cosa fatta bene inizierei con levare tutte queste cose di troppo. Ah, dovremmo levare anche questa. Va bene, lasciamolo nudo. No, non c'è, allora questo ce lo possiamo lasciare. Pedana di DS Lab, vi lasciamo il link in descrizione. Dobbiamo levare anche questo. Laco, questo dopo lo devi rimettere, No, quanto è bella. Non voglio più sentir dire che io non pulisco il monopattino, perché non è vero. Sto pulendo anche ora. Questa parte è fondamentale, ha un'importanza doppia. Punto numero 1, aderiranno per bene. Punto numero 2, perché così facendo, nel caso in cui qualcuno volesse rubarvi il monopattino, avrebbe un po' più di fatica per staccare queste cose. Allora, questo deve andare qui e così. Allora, forse ci siamo, Quando lo andiamo ad attaccare, tiriamo bene in modo che aderisca su tutta la superficie in maniera ottimale. Porca miseria. Vabbè, diciamo che questo era anche uno dei punti più difficili, però, sicuramente mi tratterà male. Ne sono certo. Andata bene. Io andrei subito anche con il 6. Oddio. Ah no, era già attaccato. Ah no, ma prima devo pulire. Per bene questo. Reggerà? Sì, più o meno. La cosa bella di questa nuova realtà è che sono tutti ragazzi italiani. Questo è da attaccare per benino. Perfetto. Scusate le spalle. Perfetto. Quasi perfetto, dai. Ecco fatto. Questo potrebbe essere un problema. Questa parte qui sotto al monorim. Questa parte qui. Alla fine non ci vuole neanche tanto. Bene, questo lo facciamo passare. Eccolo fatto. Questo così. Poi appiccichiamo questo di qua e questo di qua. Anzi, quello che mi faceva più paura di tutti è stato quello più facile da montare. Basta. L'ho messo al contrario. Ops. No, però è bellissima questa. No. L'avevo messo bene. Maremma. L'avevo messo perfetto. Per farvi capire, c'è della colla buona perché aderisce bene sempre. Nonostante io l'abbia preso, staccato, avessi fatto questa cosa con quelli cinesi, sicuramente non l'avreste più riattaccato. Questa per fortuna c'è il buchi. Oddio, là come ammazza. Ho perso un gommino. Maremma, ora chi lo sente l'aco? Eccolo. Ragazzi, sto diventando un rapper. Praticamente adesso che ho quasi finito, ho capito come si fa. Adesso mettiamo. Torna anche perfetto con le frecce. Chi non avesse visto il video delle frecce, ve lo lascio qua, No! Mi sono scordato di pulire. Perfettamente, però prendiamo la carta e puliamo. Vi consiglio, per mettere il lato del cavalletto, levatelo. Ecco fatto. Rimettiamo subito la pedana, così tiene fermo questo adesivo. Facciamo una cosa. Togliamo anche questo.
Che aggressività. Quindi mi mancano i 2 parafanghi. Quell'anteriore probabilmente non potremo farlo. Ah no, forse sì, anche quello. Essendo su una superficie storta, questi sono più difficili da mettere e ecco, vedi, adesso infatti qua l'ho messo meglio. Questo qui. Facciamo una cosa, sull'anteriore, dato che abbiamo il supporto, ci mettiamo un bel fulmine. Eccolo qua. Ecco fatto, e l'abbiamo marchiato. Spettacolo. Sicuramente ci vuole molto tempo, non è una cosa che ti metti lì e la fai in 4,48. L'avevo fatta più difficile del previsto, però ci vuole il suo tempo. L'effetto che dà è secondo me spettacolare. I monopattini ora sono tutti quanti uguali, sono dello stesso colore, sono molto spesso anche stilisticamente molto simili. Renderlo personale e personalizzato con questi sticker secondo me ne vale la pena, e vi invito a fare un giro sul sito Thunder Effect, ovviamente trovate tutto in descrizione. Questa è una delle fantasie, ci sono una miriade di fantasie differenti e questo è il vero valore aggiunto. Più lo fate particolare, più sarà soltanto il vostro, quindi andate lì, sbizzarritevi e fate la vostra opera d'arte. Io per questo video vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Rimettendo a posto mi sono reso conto di una cosa, ma vi rendete conto della differenza? Questi sono quelli che arrivano da AliExpress, questo è quello che vi arriva da Thunder Effect. Questo non ci sarà mai un corriere che ve lo potrà rovinare, quindi ci sarà un motivo se questi costano 10 euro spediti dalla Cina. C'è un motivo per cui in Italia le cose le sappiamo fare meglio? Quello che mi viene da chiedermi è: siamo sicuri che quando andiamo a spendere i nostri soldi non sia meglio spenderne un po' di più e meglio?